Storie di Montefiascone, Giovan Battista Casti. Era una fredda notte invernale, quel 6 febbraio 1803, a Parigi, quando padre Jean-Marie della Chiesa degli Invalidi lo vide moribondo. Si era recato d'un pranzo presso l'ambasciatore spagnolo Azzara, era uscito a piedi e senza tabarro, ed era scivolato a terra colpito da una colica. Quell'uomo moribondo era il celebre vecchio abate, scrittore e poeta di Montefiascone, Giovan Battista Casti. Giovan Battista Casti è stato una figura tipica di letterato del secondo Settecento. Spirito libero, frequentatore delle più importanti corti europee. Fu anche poeta e librettista. Nacque ad Acquapendente nel 1724, da famiglia originaria di Montefiascone, dove si formò nel seminario e qui prese gli ordini. Intellettualmente molto dotato, a 16 anni ne diventò titolare della cattedra di eloquenza, cattedra che lasciò per poi riprendersela nel 1752. Fu introdotto dal concittadino Giovanni Luciani negli ambienti aristocratici di Roma. Qui Casti ebbe modo di farsi notare. Nel 1760 si trasferì a Roma, dove divenne membro dell'Arcadia, firmandosi con lo pseudonimo Niceste Abideno. In questo periodo scrive la raccolta di sonetti I Tre Giuli. A causa dei suoi comportamenti e del suo linguaggio poetico considerato lascivo, ad un certo punto fu allontanato da Roma. Nel 1764 accompagnò a Firenze il famoso cantante evirato Tommaso Guarducci, anche lui di Montefiascone, che lo presentò al conte di Rosenberg, futuro direttore della vita teatrale viennese, che, impressionato dal fare poetico dell'abate Casti, lo introdusse al principe Leopoldo, futuro imperatore d'Austria. Invitato a Vienna, entrò nelle grazie di Giuseppe II e venne nominato poeta di corte. Dal 1772 intraprese numerosi viaggi che lo portarono prima a Vienna, poi a Berlino e poi a Trieste. Nel 1781 fu in Spagna e in Portogallo e tra il 1777 e il 1778 in Russia, alla corte di Caterina II, che dopo un'iniziale intesa non gradì le critiche che il Casti le mosse nel suo Poema Tartaro e lo scacciò. Nel 1783, morto Pietro Trapassi, detto il Metastasio, poeta cesareo presso la corte di Vienna, pose la sua candidatura alla successione, ma il prestigioso ruolo fu assegnato al suo grande rivale, Lorenzo da Ponte, librettista di Mozart de Le nozze del Figaro, del Don Giovanni e di Così fan tutte. Casti da parte sua collaborava con musicisti come Giovanni Paisiello e Antonio Salieri. Per Salieri compose La grotta di Trofonio, una delle opere più popolari del decennio tra quelle andate in scena nella capitale asburgica. Nel 1778 Casti pubblicò le Novelle galanti, scritte in ottava rima. 10 storie piacevoli e divertenti che furono però accusate di oscenità e quindi proibite, ma che ebbero un notevole successo, tanto che circolavano numerose versioni false, con storie aggiunte scritte da anonimi imitatori. Lasciò Vienna nel 1786 e nel 1788 si recò a Costantinopoli. Nel 1792 alla corte di Vienna l'imperatore Leopoldo allontanò da Ponte e fece richiamare l'abate Casti, che venne finalmente nominato poeta cesareo. Tra il 1802 e il 1803 pubblicò il poema satirico Gli animali parlanti. Fingendo di ispirarsi ad un antico testo indiano, Casti fa una vivace satira zoomorfica dello scontro tra l'assolutismo monarchico di Luigi XVI e i rivoluzionari repubblicani. Il poema, animato da uno spirito scettico e dissacratore, ebbe uno straordinario successo tra i patrioti italiani.
Giovan Battista Casti non lasciava indifferenti, era capace di smuovere le passioni. Giacomo Casanova, storico, amico e protettore di Da Ponte, lo definisce rimatore ignorante e impudico. Critiche feroci gli arriveranno in versi anche da Giuseppe Parini. Un prete brutto, vecchio e puzzolente, dal mal francese tutto quanto guasto, e che per bizzarria dell'accidente dal nome del casato è detto casto. L'abate Casti aveva anche numerosi ammiratori, però. Tra questi anche il francese Apollinaire, che di Casti scrive: narratore pieno di freschezza e sensualità, merita di essere conosciuto meglio. In un'anacreontica, questa è la descrizione che fa di sé. Gaio umor, placido ingegno, a me diedero amici numi, e da grave, aspro contegno, alienissimi costumi. È sepolto nel cimitero della Père Lachaise di Parigi.